Santiago de Compostela, in cammino verso il Santuario dei Misteri. Ogni anno migliaia di pellegrini, fedeli, viaggiatori e curiosi partono da ogni angolo d'Europa. Camminano per settimane, attraversando montagne, fiumi e silenzi, tutti verso una meta sola, Santiago de Compostela. Ma cosa si cela davvero dietro questo santuario? Solo una tradizione religiosa? O c'è qualcosa di più profondo, misterioso e affascinante? Scopriamolo insieme. Secondo la tradizione, San Giacomo il Maggiore, uno dei 12 apostoli di Gesù, portò il Vangelo fino alla lontana Ispania. Dopo il suo martirio a Gerusalemme, il suo corpo fu trasportato in Galizia e lì, tra boschi e colline, venne sepolto. Secoli dopo, nell'anno 813, una stella misteriosa guidò un eremita di nome Pelaio fino a un campo abbandonato. Lì furono ritrovate delle reliquie avvolte nella luce. Da quel giorno nacque la leggenda di Campus Stelle, il campo della stella, Compostela. Il cammino di Santiago è molto più di un semplice pellegrinaggio. È un viaggio interiore. Il pellegrino percorre centinaia di chilometri e in ogni passo lascia indietro pesi, dubbi, colpe, fino ad arrivare davanti alla maestosa cattedrale di Santiago, un luogo dove il tempo si ferma e il cielo sembra toccare la terra. Costruita tra l'XI e il XIII secolo, la cattedrale è un gioiello romanico con elementi gotici e barocchi. Ma non è solo bellezza architettonica. Questa cattedrale parla con simboli, enigmi e messaggi nascosti. Capolavoro del maestro Matteo, Il Portico della Gloria è un libro scolpito nella pietra. Cristo, angeli, santi, creature misteriose. Tutto ha un significato profondo. Alcuni dicono che contenga una mappa spirituale del cammino dell'anima. Altri parlano di codici musicali, astronomici, alchemici. Sul retro della colonna centrale si trova una statua che raffigura lo stesso Matteo, conosciuta come il Santo dos Crocs, il santo delle capocciate. La scultura lo mostra come un giovane dai capelli ricci, senza barba, inginocchiato e con la mano sul petto, rivolto verso l'altare maggiore. È chiamato anche il Santo dei Bernoccoli, perché, secondo la tradizione, i pellegrini gli danno 3 lievi colpi con la testa per ricevere in dono un po' della sua intelligenza e saggezza. La conoscenza dello scultore, la comprensione delle sacre scritture e l'umiltà di colui che, pur avendo realizzato un'opera grandiosa, si fa ritrarre come un penitente. I pellegrini che giungono alla cattedrale di Santiago devono compiere 3 gesti rituali: posare la mano sui segni lasciati alla base dell'albero di gessi, al centro del portico della gloria, in segno di devozione verso Cristo e San Giacomo, chiedendo 3 grazie. Toccare con la testa per 3 volte la statua di Maestro Matteo, l'autore del portico, come simbolo di desiderio di sapienza. Abbracciare la statua dell'Apostolo, salendo dietro l'altare maggiore, in segno di venerazione. Nella navata centrale, il gigantesco incensiere, il Botafumeiro, oscilla da un capo all'altro della chiesa, tra canti, applausi e silenzio reverente. Un rito antico, forse nato per purificare l'aria dei pellegrini medievali, ma anche per purificare l'anima. Un gesto che unisce cielo e terra, fede e stupore. Ma la cattedrale di Santiago è ricoperta di simboli enigmatici. Stelle scolpite in punti precisi, legate a costellazioni visibili solo a luglio. Proporzioni matematiche e simboli templari e alchemici. Croci nascoste, serpenti, rose, numeri incisi tra le colonne. È come se la cattedrale fosse un tempio iniziatico, per chi sa leggere con occhi diversi. Al centro, il cuore spirituale del luogo, la cripta con le reliquie di San Giacomo. Secondo alcuni studiosi, la tomba di Giacomo si troverebbe su una linea immaginaria che va ad intersecare la linea sacra di San Michele. Un allineamento che non sembra casuale. Da una parte la linea dei 7 santuari dedicati a San Michele, simbolo di lotta spirituale, protezione e giustizia. Dall'altra, la direttrice che parte da Santiago,
punto d'arrivo di milioni di pellegrini, e si estende verso est come cammino interiore, ricerca del divino, via dell'uomo. Lì, dove le due linee si incrociano, si forma una croce, un segno antico, potente, forse voluto, perché nel linguaggio del cielo e della fede niente è davvero solo una coincidenza. A Santiago de Compostela, oltre al culto millenario di San Giacomo il Maggiore, sono narrati numerosi miracoli legati alla sua figura e al cammino stesso. Storie che hanno attraversato i secoli, rafforzando la fede e la devozione popolare. Il miracolo dell'impiccato e del gallo risorto. Questa leggenda, tra le più famose lungo il cammino, risale al XIV secolo. Un giovane pellegrino tedesco, in viaggio con i genitori, fu accusato ingiustamente di furto a Santo Domingo della Calzada. Fu condannato all'impiccagione, ma, grazie all'intervento di San Giacomo, il ragazzo rimase vivo, sostenuto dal santo. Il padre corse a dirlo al giudice, che rispose ironicamente: «Tuo figlio è vivo quanto questo gallo e questa gallina che sto per mangiare». Ma in quell'istante i due animali si rianimarono, cantarono e volarono via dal piatto. Ancora oggi, nella cattedrale di Santo Domingo della Calzada, viene custodita una gabbia con un gallo e una gallina vivi, in ricordo di questo evento. Il miracolo eucaristico di Ossebreiro risale al XII secolo, durante un inverno particolarmente rigido. Un contadino galiziano sfidò la tormenta per partecipare alla messa nel piccolo monastero benedettino di Ossebreiro. Il sacerdote, poco convinto dalla devozione dell'uomo, celebrava con distrazione, ma al momento della consacrazione, l'ostia si trasformò in carne e il vino in sangue visibile. Per quasi 2 secoli l'ostia trasformata in carne rimane esposta sulla patena. In seguito, la regina Isabella, durante un pellegrinaggio a Santiago di Compostela, passa per Ocebreiro e viene a conoscenza del miracolo. Profondamente colpita, fa realizzare un reliquiario di cristallo per custodire l'ostia miracolosa. Ogni anno, in occasione della festa del Corpus Domini, il 15 agosto e l'8 settembre, le reliquie del miracolo vengono portate in processione insieme alla statua della Madonna. Numerosi documenti attestano l'autenticità dell'evento, tra cui le bolle papali di Innocenzo VIII del 1487 e di Alessandro VI del 1496. Ma i miracoli non appartengono solo al Medioevo. Nel 1983, un giovane pellegrino italiano, malato terminale, arrivò in sedia a rotelle a Santiago. Durante la messa del pellegrino, raccontò di aver provato una fortissima luce interiore e nei giorni successivi riprese lentamente a camminare. Nel 2004 una donna spagnola guarì da una grave depressione dopo aver compiuto il cammino, dicendo di aver visto in sogno una figura luminosa che le disse: «Hai ritrovato la tua strada, ora cammina leggera». Nel 2017 un giovane ateo francese intraprese il cammino solo per sfida personale. All'arrivo nella cattedrale scoppiò in lacrime. Oggi è sacerdote. Queste testimonianze, verificate, raccolte dai cappellani del santuario, mostrano che il miracolo più grande forse non è fisico, ma interiore. Santiago de Compostela non è solo una meta, è un mistero vivente. Un santuario che continua a trasformare le vite. Tra arte, simboli, fede, miracoli, è una soglia tra 2 mondi, quello che vediamo e quello che solo il cuore riesce a riconoscere. E tu, hai mai pensato di metterti in cammino? Se ti è piaciuto questo video, lascia un like, iscriviti al canale e condividilo con chi ama i misteri della fede. E ricordati, ogni cammino ha un inizio, ma quello dello spirito non finisce mai.